Questo è veramente rischio da morire. Tra tutte le paste al forno, devo dire la verità, forse l'avrò già detto un sacco di volte, i cannelloni sono quelli che mi stanno meno simpatici. Quale che sia il motivo non lo so, però sono quelli che mi stanno meno simpatici. Però poi alla fine li faccio volentieri, vedo che li apprezzano tutti e poi alla fine mi dico sempre quando li mangio, sì vabbè mi stanno antipatici però mi piacciono anche tanto. Questa versione, una versione fantastica, cannelloni con ricotta e spinaci, secondo me sono buonissimi. Vengono chiamati anche cannelloni magro, ma insomma il nome datelo voi, ricotta e spinaci. Partiamo proprio dalle spinaci freschi. Ovviamente io parto dagli spinaci freschi, ma voi decidete quello che volete, potete prendere direttamente quelli congelati, come volete, non è assolutamente un problema. Allora acqua che sta bollendo, metto un pochino di sale e poi ci tuffo gli spinaci. Vi conviene farlo sempre un po' a rate, no? Nel senso che il tempo che le mettete già si cominciano a diventare più piccolini, quindi entrano tutti nelle pentole. Non fate come ho fatto qualche volta io, perché io ho ogni tanto dei lampi di genio, per cui, che ne so, ecco, situazione come questa, che faccio io, no? Ci infilo la mano e regolarmente, quindi questa volta non lo faccio, prendo un bel cucchiaio e le spingo giù. Allora, tempi di cottura, non li stracuocete, 5 minuti al massimo, mi raccomando, perché sennò poi diventano praticamente poltiglie. 5 minuti. In questi 5 minuti, il tempo noi lo utilizziamo per cominciare a preparare una besciamella. Perché ho detto una besciamella? Le besciamelle possono essere tante, ci sono delle regole auree per fare la besciamella in un certo modo, ma quella che facciamo oggi è un po' arricchita. Allora, partiamo accendendo il fuoco e ci metto il burro, la farina e ora comincio a fare intridere il tutto. Una volta che il burro si è completamente sciolto e quindi si è intrisa bene la farina, la lascio cucinare 1 o 2 minuti, faccio diventare un pochino più sul nocciola, secondo me prende un pochino più di sapore, ma decidete voi. Una cosa che non ho detto prima, ma giusto per rilassarsi un po'. Volete fare questa ricetta in modo veloce e tutto, esiste anche la besciamella che si può acquistare. Non sarà buona come quella che potreste fare o che facciamo noi fatta così, ma voglio dire, esiste, la possiamo anche utilizzare. Vi farò vedere anche poi come va modificata, ma questo passo passo che si fa la ricetta. Allora, ok, comincio a metterci un pochino di latte. Allora, mentre si sta facendo la besciamella, vado a scolare gli spinaci. Le metto direttamente in acqua fredda, ci ho messo anche dei ghiacci, in modo tale che poi dopo diventa più semplice manipolarli. Talvolta questo lavoro, non l'ho detto, ma serve anche per fissare il colore, così rimane quel bel verde acceso. Ecco qua. La besciamella è pronta, tolgo dal fuoco e ora si fanno le aggiunte. 2 tuorli d'uovo e le faccio subito assorbire. Mi sono dimenticato di fare tutti i condimenti, noce moscata, questa veramente mettetene a gusto vostro, a me piace molto e ne metto un'abbondantissima grattata. Non ho messo il sale, quindi un bel pizzico di sale.
non ho messo il pepe, ma questo se volete neanche il pepe nero, anche il pepe bianco, che però io ci metto un bel pizzico di pepe nero. E poi vado ad aggiungere del formaggio, in questo caso qui della Fontina, ma scegliete Emmental, Groviera, il formaggio che gradite di più. E metto nella besciamella. Besciamella pronta e ora passiamo al ripieno. Quindi prendo le spinaci, li strizzo, e ora si vanno a tritare. Una volta tritati si mettono insieme alla ricotta. Allora, sulla ricotta scegliete voi che tipo di ricotta volete. Io preferisco quella di pecora, ma insomma se volete mettere quella di mucca, di bufala, insomma quella che amate di più, fatelo tranquillamente. Aggiungo il parmigiano, aggiungo un uovo, sale, non tantissimo perché gli spinaci sono salati, pizzico di pepe assolutamente facoltativo, ma secondo me ci sta bene, e anche qui sempre facoltativo, però ci sta bene, noce moscata. E ora si mescola tutto. A questo punto non ci resta altro che preparare i cannelloni. Per preparare i cannelloni utilizzerò questa sac à poche, ma detto tra noi, per farli più precisi, se no altrimenti si possono fare anche col cucchiaio. Io riesco a essere preciso anche con la sac à poche, però diciamo che è agevolante per alcune cose. Ripieno pronto. Allora, cannelloni. Potete tranquillamente fare la pasta voi, stenderla, scottarla e tutto, ma vi dico onestamente che io, prendendo la pasta fresca, vengono dei magnifici cannelloni. Quindi questa parte qui, e poi si girano così. Cominciamo dal formare i cannelloni. Taglio la punta. Vediamo un po', così, mi piace di più. Non ne metto pochissimo di ripieno, che devono essere belli ricchi. Poi, col primo giro, compattate un po', vedete? Proprio così, spingendo verso, ma delicatamente, delicatamente. E fate altro che rollare. Teglia imburrata e ci si vanno a mettere i primi cannelloni. Questo è un po' più lungo, quindi questa pasta è un po' più lunga, non faccio altro che rifilarla leggermente. Vediamo un po' se l'ho rifilata bene. Sì. E andiamo a mettere l'ultimo. E ora sopra la magnifica besciamella. La distribuisco bene. Guardate che meraviglia, pezzettini di fontina che non si sono sciolti del tutto, e questo secondo me è fantastico. Mi sono accorto, ho fatto così, lo sapete perché? Perché ho controllato, perché prima ho girato e probabilmente nel video poi si vedrà, poi guarderò nel montaggio, c'avevo tutto il colletto all'interno, vabbè, ma io sono così. Allora, parmigiano, mette una buona dose di parmigiano sopra. Allora, forno
Temperatura 200 gradi, almeno 200 gradi, forno statico, 20-25 minuti, magari si può arrivare fino a 30 se si vuole ottenere una bellissima crosticina sopra, magari gli ultimi minuti con il grill. A fra pochino. Bella. Certo, così sotto potrebbe esserci di tutto, in effetti non si capisce se sono cannelloni o altro, però il livello di gratinatura a me piace tanto. Ora non voglio rompere tutto, quindi vado a cercare, vediamo un pochino dove sono i cannelloni, vediamo un po'. Vabbè, ma sentite che rompo, non rompo. Tirarlo su non sarà facile. Poi oltretutto ora è molto calda, per avere una bella uno dovrebbe lasciarli raffreddare un pochino, che non voglio romperli, questo è il punto. Vediamo un po' se trovo anche un aiuto. Opla! Vi faccio vedere, ora poi, no, ma veramente temperatura, fusione, si vede? Si vede anche il formaggio che sta colando. La rimetto su, però ci appoggio sopra la parte della gratinatura. Il pezzo è grosso, quindi questo è veramente rischio da morire. Ma perché l'ho fatto così grosso il boccone? Buono, buonissima, ma realmente buonissima la besciamella così condita. Ribadisco la mia antipatia per i cannelloni, ma come ho detto all'inizio, saranno pure antipatici, saranno pure quello che volete, ma questi sono assolutamente fantastici. Alla prossima!